82,9, sono dimagrito circa 1,5 kg. Questa settimana voglio fare una cosa un po' folle, voglio correre 10 km al giorno. In realtà il motivo è proprio per vedere cosa succede, se riesco a tonificare il mio fisico, se riesco a dimagrire. Ora mi peso, mi cambio perché sono in pigiama e poi partiamo con questa corsa pazza. La situazione è al primo giorno prima di correre. Diamo il peso. 84,3. L'applicazione voleva farmi correre solo 5 km, ma invece ne vogliamo fare 10 al giorno. Comunque io non sono mai stato un corridore, però ho sempre giocato a calcio, anche se la mia dote peggiore nel gioco del calcio è la corsa. Però mi sembra giusto dirvi che se state partendo da zero e volete correre 10 km al giorno, state attenti perché potrebbe farvi solo del male. Comunque ora iniziamo. Ho passato il primo chilometro e mi sento bene. In realtà non benissimo. Siamo in argine e sono passati 2 km. Altri 5 volte questa stessa fatica. Siamo a 4 e la strada è ancora lunga. Anche all'indietro. Oppa! Per City. E noi abbiamo ancora un bel po' di argine fino al ponte del Bassanello per chi fosse di Padova. Per la prima volta in vita mia ho corso 5 km senza fermarmi. Vi posso garantire che se non l'avete mai fatto, non fatelo. Sono solo io stupido e sono fatto così. Se inizio una cosa la devo finire. E quindi terrò duro e andiamo a fare sti 10 km. Non si molla. Abbiamo finito l'argine. Cercare di tenere stabile sta mano è impossibile. Queste condizioni è impossibile. Passati 7 km e noto che se corro sull'asfalto faccio molta meno fatica. Quindi per chi sta iniziando l'argine è da evitare. Anzi fate così, evitate di iniziare da 10 km. Mancano 2 km e sono passati 49 minuti. Vediamo se riesco a stare sotto l'ora per farne 10. No, il cavalcavia no. Discesa è molto meglio. Ce l'ho fatta. Li ho corsi in 59 minuti e 45 secondi. Sono stato sotto l'ora, ma l'ultimo chilometro ho corso come un deficiente. Ora non mi sento le gambe. Sono già passati 5 minuti da quando ho finito. Sono ancora stanco. Mantenere questo ritmo per 7 giorni sarà dura. Ma state con me e vedete se ce la faccio. Se no ci vediamo in ospedale. Oggi ho corso 10 km. Dove sei stato? Sì, 10 km ho corso. Dai. Adesso che non serve più che il campionato si è finito, dove corri? Sì, ma adesso che conta per l'estate, capito? Vabbè, non è male 10 km. Tu quanto correvi quando eri giovane? Non avevo alcun passi, neanche alcun chilometro. Con cosa misuravate? Con la radiolina? Avevamo clessidra. E ti portavi dietro la clessidra? Esatto, avevamo il petardo su quel culo. Oggi ho corso 10 km e 02 in 59 minuti e 49. Io sono distrutto ma contentissimo perché è la prima volta che riesco a correre 10 km e che riesco a correre per un'ora di fila. Ho bruciato 855 calorie. Prima di partire ho guardato uno studio e se volete farvi il calcolo delle calorie bruciate da soli, mediamente bisogna moltiplicare il proprio peso per i chilometri fatti, per cui io peso circa 84 kg, per 10 km 840 calorie, mediamente, perché è una stima. Sono sbrombo. Bella fresca. Ora sì che sto bene. Noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Secondo giorno. Sono sempre più curioso di vedere cosa succederà al mio fisico, se questa cosa darà dei riscontri positivi. E poi ovviamente ci sono sempre le persone che sono indiscrete e non credono che io stia facendo questa cosa. Se voi andate sull'applicazione Nike Plus, adesso ho scelto questa. Comunque lì, se andate a vedere su Riccardo Zanetti, condividerò un post al giorno in modo tale che voi vediate che stia realmente facendo questi 10 km. Ora facciamo 2 minuti di camminata, poi si inizia anche oggi. E si inizia! Anche per oggi se ne sono andati i primi 5 km, però mi sento molto più stanco di ieri e ho le gambe pesantissime. Penso che rallenterò un po' l'andatura per riuscire a completarli. Vediamo se riusciamo a stare sempre attorno all'ora. Monti, mari e fiumi.
Attraverserò sempre più monti. Mi sto perdendo. Tra l'altro sono distantissimo da casa. Arriverò alla fine dei 10 km, che sarà ancora 1 chilometro da casa. Finito. Ho finito e sono finito. Non ce la facevo proprio a dare di più. Qua vi metto tutti i parziali qua sulla destra come ieri. E li ho corsi in un'ora 3 minuti e 28 secondi mi pare. E la media è 6 minuti e 22 al chilometro. Quindi ci ho messo circa 3 minuti e mezzo più di ieri. L'obiettivo era completarli e ce l'abbiamo fatta. Comunque oggi 2 grandi errori che ho fatto, che mi hanno anche fatto correre più lentamente, sono: 1, ho iniziato a correre da mezzogiorno perché la mattina avevo degli appuntamenti, e 2, quindi avevo già fatto colazione, perciò ero più pesante e faceva più caldo. Molto meglio svegliarsi un po' prima la mattina, correre col fresco, poco pesanti, quindi bevendo soltanto un po' d'acqua prima di partire. A domani. Terzo giorno. Oggi vado verso il Prato della Valle, che è circa 6 km da casa mia, è proprio il centro di Padova. Adesso sto un attimo facendo un po' di camminata perché ho le gambe che si devono un po' sciogliere, diciamo. Ogni passo mi sembra di impastare il baccalà. Per chi non lo sapesse, Padova è la città dei portici, o come lo diremmo noi, dei porteghi. Siamo arrivati. Prato della Valle è la seconda piazza più grande d'Europa. La prima mi pare che sia a San Pietroburgo. Santa Giustina. Penso che uno dei motivi per i quali sono arrivato fino a qua è proprio perché mi sono settato un obiettivo. Comunque sono passati 5 km. Ora sarà difficile il rientro, dato che oggi niente monti e campi, portici su portici. Meno 1. Fine. Tra l'altro sono arrivato bello distante da casa, quindi adesso ho 1,5 km di camminata defaticante. Dio, sono sbrombo! E siamo a 3 giorni di fila. Oggi ci ho messo circa 1 minuto in più di ieri. Comunque qua a fianco vi lascio sempre le statistiche. Devo dire che sono stupido io, perché tutti consiglierebbero di fare un giorno corsa e un giorno pausa, proprio per lasciare recuperare il muscolo. Io non faccio recuperare nulla al muscolo, quindi sono sempre più affaticato e sempre più stanco e faccio sempre peggio. Questa è una sfida stupida con me stesso che non vi consiglio di fare, proprio perché voglio vedere i limiti di me stesso e vedere cosa succede alla fine di questi 7 giorni. Probabilmente alla fine di questi 7 giorni, cioè quando sarà Pasqua, sarò fermo a letto così. Houston, abbiamo un problema. E anche l'altra non è presa bene. Dovrò andare a prendere i cerotti per le vesciche. Era da tantissimo nella mia lista dei desideri e finalmente è mio. Con la scusa che tra l'altro sto anche facendo questa sfida e un mio amico lo stava vendendo a un buon prezzo, ho preso l'Apple Watch 3. Non voglio fare un unboxing, l'ho già settato perché non stavo più nella pelle, lo volevo da tantissimo tempo. Di sicuro da domani avrò molte più informazioni sulla qualità della mia corsa e vediamo che altri dati interessanti mi può dare. Cioè, ma quanto bello è? Non vedo l'ora di provarlo domani. Ora, per non annoiarvi, faccio un piccolo riassunto fino ad arrivare all'ultimo giorno, e se siete arrivati fino a qui mi fareste un grandissimo favore a lasciare un mi piace. Ho dedicato veramente tantissimo tempo a questa sfida e a questo video, quindi se decidete di lasciare un mi piace vi sarei più che grato. Giorno 4. Ora qui vi lascio tutte le statistiche. Ho fatto il mio miglior tempo, ho concluso in 59,24, quindi ho abbassato il mio tempo di 30 secondi. Comunque è il primo giorno con l'Apple Watch. Giorno 5. Anche oggi completati. Ho delle vesciche enormi, ogni volta che faccio un passo mi sento la carne viva sbattere per terra. Comunque qui avete sempre le statistiche. Oggi è stata veramente dura, non oso immaginare domani. Giorno 6. Anche oggi completati, è la prima volta che corro di pomeriggio, però ho fatto un buon tempo, vi lascio sempre qui le statistiche. Sono sempre stato sotto un'ora, probabilmente anche perché ero più riposato, però se guardo il battito cardiaco ho fatto molta più fatica. Sono un pazzo perché domani, che è l'ultima corsa, avrò molte meno ore da riposare. Settimo e ultimo giorno. Ora si va a correre per completare questa sfida, poi torno qui, mi peso e vediamo cos'è cambiato. Ultimo giorno e vediamo se riesco a fare il mio record. Tra l'altro oggi è Pasqua e nel mio percorso tipo devo passare davanti a 5 chiese. Andiamo a vedere com'è la situazione. Si inizia, andiamo! Chiesa, sono passati 2,5 km e per ora sono a ritmo perfetto, sempre sotto i 6. Si fa dura. Seconda chiesa,
Siamo a metà, finora sono riuscito a tenere il ritmo, non so per quanto ancora. Appena passata la terza chiesa abbiamo finito anche il sesto chilometro. Cavalca via, no, 8 chilometri, sto scoppiando. Quarta chiesa, quinta chiesa, ultima. Ce l'ho fatta! Completati. Ho i muscoli durissimi, non avete idea dopo 7 giorni cosa sono i muscoli. Comunque qui vi lascio le statistiche. Oggi tra l'altro ho anche battuto il mio record di 30 secondi, però non ce l'ho fatta sempre a stare sotto i 6 minuti per chilometro. Ora sono curiosissimo di vedere come ha preso il mio peso, se sono dimagrito, cosa è successo. Poi oggi è Pasqua e quindi se sono dimagrito facciamolo durare. Rincaso. Muovila, muovila! E buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti, a tutto il mondo. Io e Pippo. Pippo. No, bacino. Fine del settimo giorno, vediamo il peso. e 9, sono dimagrito circa 1,5 kg, poi peserò anche un po' meno perché mi sono sempre pesato con la fotocamera per riuscire a fare il paragone il meglio possibile. Comunque oggi è Pasqua, posso permettermi di riprendere mezzo chilo e tra l'altro sono in ritardo perché giù ho già parenti, quindi faccio veloce e poi facciamo l'analisi insieme. Li ho finiti, adesso si può mangiare. Buona Pasqua a tutti, riprendiamo sti chili che ho smaltito. Per info, mi sono appena pesato e ho perso 2 kg, quindi posso permettermi di mangiare 84 polli oggi e 4 colombe. Allora, considerazioni finali. Intanto sono contentissimo perché in una settimana di corsa sono dimagrito 1,5 kg senza dover cambiare il mio stile di vita. Io ho sempre mangiato abbastanza sano, ho soltanto aggiunto la corsa, che tra l'altro una delle cose positive, oltre all'avermi fatto dimagrire, è anche quella che se correvo la mattina ero molto più sveglio quando dopo iniziavo a lavorare, quindi insomma mi svegliava e durante la corsa riuscivo anche magari a già pensare e organizzare la mia giornata, quindi quello di sicuro è una cosa positiva. Poi l'altra cosa positiva è che ovviamente è un'attività attiva che ti fa sudare, ti fa dimagrire e tiene attivo il tuo fisico, quindi sicuramente consiglio a tutti di iniziare a correre o di iniziare a fare attività fisica, magari non con i ritmi di questa sfida ma lasciando riposare il vostro fisico. Quindi se volete iniziare a correre fate un giorno di corsa e un giorno di riposo, così fate riposare il vostro fisico. Detto questo, se avete domande, osservazioni o suggerimenti lasciatemi tutto qui sotto nei commenti, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro mio video. Poi se il video è stato interessante e vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, questo potrebbe aiutarmi moltissimo e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!